Ok, fermatevi un secondo e guardatevi intorno. Pensate che la vostra vita sia al sicuro dentro le quattro mura di casa? Vi state sbagliando di grosso. Esiste un sito web totalmente legale e accessibile a chiunque, progettato per mappare e raccogliere informazioni pubbliche sulla vita digitale di ognuno di noi. OSINT Framework è una directory strutturata di tool open source per l'attività di intelligence e ricognizione passiva. Inserendo un singolo dato di partenza, questo schema permette di incrociare centinaia di database pubblici in pochi secondi, come un nickname, un'email o un record DNS. Permette di pivotare su geocalizzazione, metadati e data leak. Scaldate il terminale e analizzate la situazione. Per accedere all'OSINT Framework non serve clonare nessuna repository strana o lanciare script da terminale. Vi basta aprire il browser e digitare osintframework.com e vi ritroverete davanti a questa esatta struttura d'albero. Come vedete, il sito funziona come un indice interattivo. Ogni volta che cliccate su un padino blu, l'albero si espande mostrando delle sottocategorie o direttamente link ai tool specifici. In questo caso clicchiamo username e si apre una seconda categoria. Domain name, un'altra seconda categoria, e così via. Molti di questi strumenti sono applicazioni web esterne, ma per altri sono tool famosissimi basati su terminale, come The Harvester, Spiderfoot, Sherlock, che in gran parte trovate già preinstallati qui su VM Kali, o che si possono scaricare in pochi secondi via GitHub. La comodità quindi di essere su una VM come Kali è che se un ramo del framework ci consiglia uno script in Python da lanciare via riga di comando, siamo già pronti a fare un git clone e a testarlo in un ambiente isolato e sicuro. Quando clicchi su username, l'albero si espande in due rami: username search engine e specific sites, quindi sta per motori di ricerca per username e siti specifici. Espandendo quindi la voce username search engine, ci troveremo davanti a altri moduli per ricerca. Il framework ci consiglia una serie di strumenti per scoprire in quali altri siti web è registrato quel nome. Uno dei tool più potenti suggeriti in questa categoria, come dicevamo prima, è Sherlock, e visto che siamo su Kali possiamo usarlo al massimo delle sue potenzialità direttamente da riga di comando. Come potete notare, nell'OSINT Framework la T di fianco ai tool come Sherlock, What's My Name sta per tool o, più nello specifico, Terminal CLI Tool. Significa quindi che questo strumento non è un semplice sito web dove inserisci il nome e aspetti, ma è uno script o un programma che va eseguito direttamente da terminale di comando. Per farvi un esempio, prenderemo proprio uno dei re di questa categoria, in questo caso Sherlock, e per installarlo basta scrivere la dicitura sudo apt update e sudo apt install sherlock-y. Io ce l'ho già installato nella mia VM, però diamo un invio e lui farà il download della repository di Sherlock. Quindi poi per aprirlo da terminale, una volta installato, basta fare un Sherlock e dobbiamo metterci ora un nome per ricercare. In questo caso mettiamo il mio nickname, quindi Corsix con le virgolette in apertura e in chiusura. Diamo un invio e lui farà la sua ricognizione su quel determinato target. E nel frattempo che Sherlock scansiona, a fianco alla T, in questo caso se io espando Sherlock con la T, mi dice Open Sherlock. Se io clicco su Open Sherlock mi riporta direttamente alla repository ufficiale del GitHub. In questo caso abbiamo tutta la spiegazione in maniera chiara e lineare. Bene, molto semplice come funziona Sherlock. Una volta che il terminale ha fatto la sua analisi e ricognizione del nickname Corsix, lui troverà e combacerà tutti i nickname presenti all'interno dei siti web integrati con Sherlock direttamente con il nickname Corsix. In questo caso ne ha trovato una marea, perché comunque non sono l'unico a chiamarmi così, e quindi è probabile che in un sito di questi magari ci sia il mio nickname che io uso comunque tuttora. Se invece per gli utenti che non hanno comunque Kali Linux o semplicemente non volete toccare il terminale, l'OSINT Framework ha la soluzione pronta. Il primo link in alto, quindi What's My Name Web, notate che di fianco non ha la T, quindi Terminal CLI. Significa che è una piattaforma al 100% cloud e vi basta un comune browser per usarla. Clicchiamo sulla struttura What's My Name Web e andiamo direttamente in, vabbè, ora voi non la vedete perché effettivamente c'è la cam, si aprirà direttamente questa schermata con Open What's My Name Web.
In questo caso lui aprirà solo ed esclusivamente il sito web, quindi clicchiamo il link. Il funzionamento è quindi di una semplicità disarmante. La potenza dietro, ragazzi, è mostruosa. C'è solo una barra di ricerca. Qui andiamo ad inserire quindi il nickname del nostro target, quindi in questo caso Corsix. Dopodiché clicchiamo search. Qui ci dice che dobbiamo confermare quindi la classica autenticazione. Una volta data l'autenticazione, come potete vedere in basso i siti web che sono collegati comunque al nickname Corsix. Lui comunque ancora sta cercando e come potete vedere a sinistra ha trovato 15 comunque pagine inerenti al nickname, sta processando 696 categorie e attualmente sta a circa 400. A destra invece c'è il filtro, quindi la categoria, l'username e il sito, senza che voi andate a ricercare su Google e contemporaneamente aprite un botto di pagine. Pian piano il sito inizierà a dare un botto di risultati e guardate la velocità, in meno di qualche secondo il sito ha scansionato centinaia di piattaforme web. Ogni riga verde che vedete qui è un account reale, attivo o passato, registrato con quel nome. Cliccando su questi link possiamo entrare direttamente nei profili del target e iniziare a ricostruire le sue abitudini, i suoi post e la sua identità. E ripeto, tutto questo senza aver scaricato una singola riga di codice. Clicco sul GitHub e mi dà il GitHub di un altro Corsix, che comunque non sono io, perché io sono senza capelli. La cosa bella di questo comunque sito web è che restituisce la tabella dei risultati in modo grafico e immediato. Bene, e per gli analisti OSINT trovare un nickname è la fase comunque di riscaldamento. Adesso invece saltiamo leggermente di livello e passiamo al modulo email address. Abbiamo un tool all'interno dell'OSINT framework chiamato Holehe e fa una cosa davvero incredibile. Prende le mail e interroga i server di registrazione di oltre 120 piattaforme, partendo da Amazon a Instagram, passando poi per siti come Crypto, e controlla se a quelle mail corrisponde un account attivo. Lo fa in modo totalmente silenzioso. Il target non riceverà nessuna notifica, nessun alert, nessuna email, niente di niente. È un tool nettamente invisibile. Apriamo la sezione email address. Nella struttura che si apre dopo email address abbiamo queste email search, common email formats, verification, breach data, email blacklist. Bene, noi per quello che ci serve fare ora dobbiamo andare ad aprire email search. Aprendo email search si aprirà un'altra struttura. Di fianco a determinati nomi abbiamo la T, quindi terminal CLI. In questo caso dobbiamo aprire Holehe. Cliccandoci sopra si aprirà sempre il nostro redirect del link e siamo direttamente al repository ufficiale di Holehe. Per installarlo è molto semplice, ragazzi. Cliccate su code, copiate direttamente la repository, apriamo un terminale, ci scriviamo git clone e incolliamo la repository di Holehe. Diamo un invio, lui farà la sua clonazione e abbiamo scaricato il tool. Ora non ci resta che seguire esattamente queste indicazioni. Diamo il comando holehetest@gmail.com e lui farà la sua ricerca e la sua analisi. Bene, mi sono dimenticato di dirvi che prima di aprire comunque Holehe è bene anche aprirlo in un ambiente virtuale, perché sennò comunque vi dà errore. Questo, ragazzi, l'ambiente virtuale è molto importante perché vi garantisce che qualsiasi script non intacca le librerie di sistema. E una volta messo il test@gmail.com, come possiamo vedere, già davanti ci troviamo dei... Non fateci caso. Ovviamente questo test.gmail.com sta all'interno di un botto di siti attivi, quindi qualcuno ha creato questo test@gmail.com e si è iscritto a tutti questi siti web. Bene, per un analista OSINT ovviamente va a prendere i siti da lui interessati e inizia a fare le sue analisi. Ora, come si comporta un analista OSINT? Adesso che sappiamo su quali siti è registrata quella mail, dobbiamo fare il controllo più importante. Andiamo a verificare se quell'indirizzo mail è stato vittima di un data leak
ovvero se qualche hacker ha rubato i database di quei siti e ha messo online le password di quel target. Per farlo useremo Hotmail, ma no Hotmail di Outlook, ma H8. È un tool da terminale per la breach hunting. Questo software non fa altro che prendere le mail, setaccia i più grandi database di leak nella storia di internet e ci dice se ci sono credenziali compromesse. Lo installeremo su Kali con un semplice comando in Python. Creiamo un ambiente virtuale, quindi con Python 3-env venvenv abilitiamo l'ambiente virtuale e poi lo dobbiamo attivare con un source venv/bin activate. Diamo un invio e siamo all'interno del nostro ambiente virtuale. Da qui ci scriviamo pip install hotmail, diamo un invio e lui installerà lo script. E come funziona? Basta scrivere direttamente hotmail spazio -t, l'email interessata che abbiamo visto quindi su Olee, diamo un invio e lui farà la sua ricognizione e in 0,60 secondi, o meglio 60 millesimi di secondo, lui ci dice che su test@gmail.com non è stato trovato nessun data leak e quindi la mail sembrerebbe pulita. Bene, ora però facciamo una controverifica andando direttamente nel nostro OSINT framework, aprendo la struttura breach data, dopodiché clicchiamo su Have I been pivned. Bene, questo ragazzi è un tool online, quindi non da terminale, dove inserendo il vostro indirizzo email vi ritrovate il vostro indirizzo email o l'indirizzo email del target abbia subito un leak di dati. In questo caso ci scriviamo test@gmail.com, diamo un check e lui ci dice che invece questo test@gmail.com ha subito 563 data breach. Ecco perché la cosa importante, la cosa fondamentale è di fare le verifiche e le controverifiche almeno su 3-4 tool o siti diversi, affinché comunque le ricerche e le analisi combaciano con il vostro target. Se mi fossi affidato solo ed esclusivamente a Hotmail, avrei pensato bene, questa mail è pulita, non c'è nessun data breach all'interno. Invece, tramite I've been pivned siamo riusciti a scoprire che questa mail ha 563 data breach e l'ultima effettuata proprio il 18 giugno 2026. Quello che vi ho mostrato oggi è solo la punta dell'iceberg di ciò che può fare l'OSINT framework. L'obiettivo di questo video non è insegnarvi a spiare le persone, ma aprirvi gli occhi. Capire come funziona l'intelligence delle fonti aperte è l'unico modo che avete per difendervi. Nella cyber security si dice che per battere un hacker devi pensare come un hacker. Usare questi strumenti su voi stessi, sulla vostra azienda o sulla vostra famiglia serve a capire esattamente cosa sa il web di voi. La privacy online non si ottiene sperando che nessuno cerchi i vostri dati, ma riducendo al minimo le tracce che lasciate in giro. E quindi, come diciamo sempre, insieme al nostro fantomatico Gino, se questo video e questo viaggio nel lato profondo dell'OSINT framework vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E vi ricordo che da qualche giorno sono attivi anche i punti hype, quindi scrivetemi nei commenti se conoscevate già l'OSINT framework come proprio sito web e se vi è venuta voglia di andare a controllare esattamente questa bella struttura d'albero. E quindi, come diciamo sempre, restate sicuri, restate curiosi e restate invisibili.